C'è un giocatore in cui ti rivedi? Un giocatore che mi piace tanto e come presenza in campo che secondo me mi somiglia tantissimo è Reinders. Sa fare tante cose, è vero che lui, ecco, rispetto a me non ha, al momento gli auguro di non sperimentare altre posizioni di campo. Sta sempre in mezzo. L'esterno ancora non... Esatto. Però mai dire mai. No, ma non glielo auguro, anzi speriamo che nessuno si azzardi a toglierlo da lì nel mezzo. Ben ritrovati con Storie di Serie A, il protagonista di oggi è Stefano Fiore. Stefano, ciao e benvenuto. Grazie Chiara, come stai? Bene? Bene, siamo contenti di ripercorrere un po' il tuo percorso, però io prima vorrei partire da 4 nomi e mi darai tu il significato. Chloe, Noemi, Valentina e il pallone. Oddio. Partiamo forte. Fortissimo. Ovviamente non posso fare una classifica, soprattutto per i primi 2, dai, perché Chloe e Noemi sono stati i gol più belli, indubbiamente, per fare un giochino, no? Con lo sport che ho praticato, sono stati sicuramente i gol più belli e non posso naturalmente avere una preferenza, perché in realtà... Giusto. No, ma non ce l'ho proprio, per quanto si possa dire, no? Che uno preferisca qualcosa dell'una piuttosto che dell'altra, sono due cose bellissime che mi ha regalato ovviamente Valentina e quindi dai, loro due al primo, Valentina appena sotto e poi ovviamente all'ultimo il pallone. Il pallone che di fatto ha rappresentato tanto. Tu adesso abbiamo iniziato con la famiglia che ti sei costruito, famiglia però a cui hai sempre dato importanza anche nel tuo percorso poi inerente al calcio, perché tu inizi a Cosenza, finirai la tua carriera a Cosenza con tuo fratello. Ecco, ma una curiosità, è vero che tuo papà dopo le partite spesso magari ti rimproverava un po' perché non andavi magari sui contrasti, non saltavi di testa, eri un po' un principino in Guarda, campo? ai tempi ovviamente non c'erano la possibilità magari di registrare anche sul telefonino, no? La semplice conversazione, ma sarebbe stato molto divertente per gli altri, non certo per me, che a fine partita era un continuo evidenziare quello che non avevo fatto bene. Lui è stato per me un punto di riferimento incredibile, perché nonostante non avesse fatto la carriera che ho fatto io, però è stato per me così una stella cometa, una persona da seguire in tutto e per tutto, e non ha mai perso questo spirito critico che lo ha contraddistinto da sempre, in primis con lui, ma poi l'ha riversato anche su me e mio fratello, dandoci pochi elogi durante l'arco della nostra carriera e, ripeto, come ho detto prima, a ogni fine partita c'era il monologo: non prendi una palla di testa, non fai un contrasto, probabilmente perché ero molto diverso da lui. Lui è stato un vecchio mediano dei tempi, era abituato a marcare i giocatori come me, cioè quelli tecnici, le famose mezzale di una volta, e quindi lui era uno, insomma, che ti rendeva la vita difficile in campo, e tante volte scherzavamo, dicevamo: ma io non sono sicuro che sono figlio tuo, perché anche gli amici così di famiglia dicono: ma sei sicuro che sia tuo figlio? Perché le caratteristiche erano totalmente diverse, e quindi lui evidenziava questi miei difetti, ma probabilmente è stata anche la chiave che, ripeto, non mi ha mai fatto sentire arrivato, anche quando magari ho cominciato a giocare stabilmente in Serie A. Lui non ha mai tirato via, sempre fatto sentire la fame, no? Non ha mai tirato il freno, è andato sempre giù dritto su quello che lui credeva che io dovessi migliorare, e diciamo che non è stato facile, però diciamo che nel tempo ho visto e ho apprezzato questo suo comportamento, no? Avevi un idolo? Da questo punto di vista sicuramente Roberto Baggio è stato
stato il giocatore che ho apprezzato di più. Poi ho avuto la fortuna di giocare con tanti altri, però ecco, quando ero bambino, sì, sicuramente... Era il tuo esempio. Sì. Peraltro possiamo dire che tu sei stato un po' il precursore di quello che noi oggi possiamo identificare come centrocampista totale, perché alla fine tu hai fatto trequartista, mezzala, hai fatto l'esterno, hai ricoperto praticamente tutti i ruoli in quel reparto lì, fino poi a diventare un vero e proprio giocatore completo. C'è un giocatore in cui ti rivedi, magari che ha, del calcio attuale ovviamente, che ha magari le tue caratteristiche o che magari ha avuto la tua evoluzione? Ma oggi in Serie A è un giocatore che mi piace tanto e che non tanto come percorso ma come presenza in campo, che secondo me mi somiglia tantissimo, è Reinders. Un giocatore secondo me fortissimo, un giocatore che sa fare tante cose. È vero che lui, ecco, rispetto a me non ha, al momento gli auguro di non sperimentare altre posizioni di campo, sta sempre in mezzo. L'esterno ancora non... Esatto. Però mai dire mai. No, ma non glielo auguro, anzi speriamo che nessuno si azzardi a toglierlo da lì nel mezzo. Però diciamo, come caratteristiche mi ci rivedo abbastanza. Dicevo, io ho fatto un altro tipo di percorso, come hai detto giustamente te, perché una volta diciamo che il giocatore bravo per l'allenatore, bravo a fare più cose, era il jolly che ti poteva andare nelle varie sfaccettature a coprire determinate cose. E quindi sì, venivo sballottato spesso in ruoli che non erano propriamente i miei, che però per caratteristiche riuscivo a fare, magari non in maniera egregia dappertutto, però ecco, l'esempio classico è quando Mancini mi mise a fare l'esterno nel 4-4-2, cosa che quando me la propose... Ecco lì come viene presa, perché è un tema che faceva parte ovviamente dei tuoi anni, ma che vediamo anche oggi, anzi forse ancora di più per quello che stiamo dicendo della duttilità. Quindi io giocatore che magari so di essere forte, di avere talento, eccetera, eccetera, come poi mi pongo di fronte a magari un ruolo che in quel momento, insomma, non è che proprio sia felicissimo di poter ricoprire, magari perché anche mi chiede più sacrificio. Sì, e infatti le immagini ci sono di tante partite nelle quali un po' non dico si bisticciava, ma si colloquiava in maniera animata, perché poi ovviamente non mi chiedeva solo la parte offensiva, dove devo dire la verità, la chiave è stata che mi lasciava anche abbastanza libertà, perché io ero tutto fuorché un esterno di centrocampo, però in fase difensiva ovviamente mi chiedeva quantomeno, diciamo, la copertura classica del campo e diciamo che la chiave è stata l'empatia che ho avuto con lui. Con Mancini parli? Con Mancini, sì, perché è chiaro che c'è anche un aspetto caratteriale proprio, che c'è anche chi non accetta a prescindere, dice no, io lì non ci gioco, e quindi magari puoi essere anche autolesionista, perché magari a quel punto crei una frattura che magari può diventare insanabile. Io per carattere mi sono sempre adattato, però diciamo che lui ha saputo, nel momento in cui mi ha parlato, toccare i tasti giusti. Mi ha fatto sentire importante, mi ha fatto capire, riportandomi un suo esempio, perché lui proprio in nazionale si rifiutò, perché allora c'era la concorrenza di Baggio, Vialli e altri giocatori, e lui si era ritrovato a muso duro a dover dire di no, a non accettare dei compromessi, e lui dice lì ho sbagliato. E quindi quando un giocatore come Mancini, insomma, che è stato un grandissimo del nostro calcio, ti parla in questi termini, ti fa capire che magari anche lui si è reso conto nel tempo di aver commesso degli errori, è stata probabilmente la chiave che ha fatto breccia, no? Che ti ha convinto nella mia testa anche. E mi ha convinto ad accettare, ripeto, una cosa che probabilmente con altre personalità forse non avrei accettato. Questo
è un altro aspetto molto importante del mondo dello sport in genere, del calcio, perché insomma, l'empatia e l'aspetto psicologico con cui ti approcci a un giocatore, soprattutto per un allenatore, è fondamentale. È strano che poi tu hai fatto anche alla Fiorentina, quindi anche lì c'era Prandelli e lì invece com'è stato il... Beh, grosso modo uguale, Okay. Personalità diverse. Diverse. Probabilmente Prandelli più bravo sul campo, uno un po' più, come dire, schematico, vogliamo parlare. Ma il primo Mancini era molto più, ripeto, molto più empatico, non che non lavorasse sul campo, però l'ho sempre ritenuto un allenatore un po' all'Ancelotti, di queste persone che non hanno tanto bisogno di tattica, facevano il giusto, però la differenza la facevano, ecco, a livello caratteriale, forse. umano, sì, ti entravano, non avevano bisogno, ecco, di conquistarti diversamente. Prandelli, anche per il percorso che aveva fatto, probabilmente tanto settore giovanile, quindi era proprio un insegnante, ecco. Quindi in quell'anno lì, che ho fatto praticamente 38 partite su 38 da esterno, sono cresciuto ulteriormente perché ho acquisito delle conoscenze che nonostante fossi già, insomma, avanti con l'età, non avevo avuto fino a quel momento, quindi con sfaccettature diverse, ecco, sono state due figure che hanno saputo trattarmi, ecco. Quell'anno lì a Firenze, tra l'altro Cristian Brocchi ci teneva a essere presente qui in questa chiacchierata perché lui di te mi ha sempre detto un grande uomo prima di essere stato un grande giocatore, quindi ti chiedo anche cosa ricordi di quell'anno lì a Firenze, un anno sicuramente importante per te perché comunque c'era l'obiettivo di tornare in nazionale dopo un'esperienza magari non del tutto positiva, magari ci arriveremo anche con il Valencia. Però ecco, quell'anno lì dal tuo punto di vista è stato comunque un anno importante, sia per gol, per assist e per, come hai detto tu, 38 presenze su 38. Sì, fu un anno splendido. La Fiorentina l'anno precedente si era salvata alla fine, quindi c'era tanto scetticismo. Il primo anno di Prandelli, tanti giocatori nuovi, quindi partimmo sicuramente con tanta voglia, tante aspettative, ma non di alto livello. Invece man mano ci siamo resi conto che stavamo facendo qualcosa di incredibile. Tu hai citato Christian, che insomma, col quale ho un bellissimo rapporto, non ci sentiamo tantissimo, ma insomma soprattutto in quell'anno lì siamo stati probabilmente i giocatori, le due chiocce, diciamo, no? Con tanti giovani che stavano per esplodere. Ricordo Montolivo, Pazzini, Gamberini, insomma c'erano tanti giovani, Pasquale, tanti giovani che poi negli anni a venire hanno fatto le fortune della Fiorentina e non Quindi solo. voi eravate un po' i leader magari, no? Nello spogliatoio per esperienza. Però eravamo quei leader, sai, non perché non eravamo neanche noi così tanto vecchi, grandi, con chissà quali trascorsi, insomma, però eravamo leader nei comportamenti. Lui ha parlato bene di me, io non posso far altro che parlare bene di lui perché... Occhio che Giuliano poi si arrabbia. Sì, vabbè, lo sa anche Giuliano. Perché era uno che non sbagliava un atteggiamento, non sbagliava una partita, laddove ci rendevamo conto che c'era qualche testolina calda, insomma si interveniva subito nella maniera giusta. C'era un Boginov molto così irrequieto, fumantino, aveva 18 anni, quindi ricordo tante volte che anche insieme gli abbiamo parlato più volte, quindi si era formato veramente un grande gruppo, merito anche ovviamente di Prandelli che scelse quel gruppo probabilmente quasi a 1-1.
e alla fine facemmo una stagione straordinaria, che era quella per cui ero arrivato nella speranza di poter riconquistare la nazionale. Arrivammo quarti, quindi ci qualificammo in Champions, poi purtroppo nell'estate successe scoppio Calciopoli e poi tutta la storia che ne è venuta di conseguenza, però un ricordo sicuramente bellissimo di una stagione incredibile. Prima di arrivare lì, l'esperienza al Valencia, ecco, tornassi indietro, tu rifaresti le stesse scelte? Ovviamente ti direi forse di no, visto com'è andata, però in quel momento storico, con i presupposti che c'erano, non rimpiango di averla fatta, perché c'era un allenatore che mi aveva voluto a tutti i costi, che era Ranieri, che aveva in mente un progetto ambizioso, anche se forse poi, visti i risultati che ha ottenuto, di difficile realizzazione, perché voleva, ecco, rinnovare una squadra che era fortissima, che aveva vinto, che però secondo lui era arrivato probabilmente alla fine di un ciclo, quindi voleva inserire, secondo me, troppi italiani nello stesso momento in una squadra, ripeto, molto unita, che aveva vinto, tanti spagnoli ovviamente che stavano insieme da tanti anni, non era esattamente facile. E quindi alla fine, sia per lui che per la stragrande maggioranza di quei giocatori di quell'anno, non fu una stagione da ricordare, e quindi mi è rimasto tanto rammarico, perché poi l'idea iniziale era quella di tornare a giocare nel mio ruolo, cosa che non è mai successa ed è Perché lui ti chiama dicendo che avresti potuto fare trequartista. Sì, no, che avrei giocato. Che proprio avresti giocato. Sì, perché il mio dubbio era appunto quello, cioè che non essendo esterno e conoscendo il calcio europeo, perché io guardavo tutte le partite possibili e immaginabili, sapevo della forza che il Valencia aveva su quelle fasce. I titolari erano Rufete e Vicente, ma c'era Angulo, c'erano giocatori bravi, molto più bravi di me in quel ruolo, quindi quando lui mi disse no, ma guarda che io ti prendo per farti tornare a fare quello che vuoi fare, fu la chiave per convincermi, e poi insomma avevo voglia anche di questa esperienza nuova, certo. La Spagna, bellissimo paese, un calcio tecnico adatto alle mie caratteristiche. E quindi però non entriamo poi in altri dettagli. Ma ci hai mai parlato dopo con Ranieri, anche tranquillamente? I confronti ci sono stati lì, sono stati dei confronti schietti, diretti, perché credo che siamo due persone comunque che parlano in faccia. Non rinnego anche che sono state delle situazioni, diciamo, critiche, comunque non simpatiche. Un po' più tese, questo sì, ma ripeto, con grande rispetto. E quando lui è stato poi allontanato, io l'ho chiamato per comunque, insomma, manifestargli comunque il dispiacere, perché quando comunque un allenatore viene esonerato non è mai una bella cosa né per lui né per i giocatori. Dopodiché ti dico veramente a cuore aperto che avrei voluto un altro confronto, che però non c'è mai stata occasione, perché credo che siano rimaste in sospeso alcune cose, però insomma... Quindi se ci fosse la possibilità, per esempio, ma sì, magari anche di fare due chiacchiere, ma sì, un caffè, no? Ma ci mancherebbe. Poi, ripeto, nella carriera di un giocatore, e ancora di più di un allenatore come Ranieri, che insomma, vista l'età e la capacità che ha dimostrato di avere, è stata lunghissima, ci possano essere anche dei momenti non felicissimi o momenti in cui le cose non vanno bene,
Valencia in quell'esperienza, ripeto, è stata una di quelle, pazienza, è successo, però, ripeto, l'importante è comportarsi sempre in maniera diretta e corretta e magari ci sarà modo, capiterà magari durante una manifestazione. Due chiacchiere con Claudio Ranieri, tra Claudio Ranieri e Stefano Fiore. C'è poi il discorso, adesso rientriamo nelle cose belle ovviamente della Lazio. Tu hai sempre detto e hai sempre sottolineato che quello è stato l'apice della tua carriera. Ecco, per la squadra che eravate, perché Inzaghi con Seisao, quando tu arrivi poi c'era Nesta come capitano, sì, appena arrivato, esatto. Potevate vincere anche di più, secondo te? Sì, noi abbiamo vinto paradossalmente quando forse eravamo meno forti, perché quando sono arrivato io la Lazio, come hai detto te, aveva Nesta, aveva Crespo, aveva Claudio Lopez, però probabilmente tanti di questi giocatori qui, no tanti, soprattutto Alessandro e Hernan, erano probabilmente alla fine del loro percorso qui, per motivi diversi qui alla Lazio, quindi diciamo che il primo anno è stato difficile un po' per tutti e quindi con l'arrivo di Mancini invece si è voltato pagina, sono arrivati dei giocatori forse meno forti ma più congeniali al progetto e sono stati 2 anni veramente dove abbiamo fatto grandi cose. Probabilmente, ripeto, non eravamo sicuramente da scudetto, ma abbiamo fatto molto bene, giocavamo benissimo, eravamo un grande gruppo e abbiamo vinto alla fine dei 2 anni di Mancini la Coppa Italia. Abbiamo fatto una semifinale di UEFA col Porto di Mourinho che poi vinse la Coppa UEFA e l'anno dopo la Champions, quindi si era iniziato un percorso importante. È stato un peccato interrompere. Fossero rimasti, dico un'ovvietà, fossero rimasti anche Sandro e Hernan, probabilmente, dai, qualche chance in più. Glielo diciamo anche, sì, anche a loro. L'avremmo avuta, però insomma sono andati uno al Milan a vincere la Champions, l'altro all'Inter, diciamo che loro carriera ci stava perché erano due grandissimi. E a te sarebbe piaciuto giocare magari in una squadra in particolare? Allora, da ragazzino, essendo nato in un quartiere, essendo calabrese, poi in una regione dove i tifosi juventini sono veramente tantissimi, così su quest'onda di questa squadra che vinceva sempre, che era la più forte, la più titolata, eccetera, eccetera, io, come spesso mi capita, vado in una direzione opposta e mi innamorai dell'Inter. Soprattutto insomma il famosissimo scudetto dell'88 di Trapattoni con Serena, Berti, Matteus. Quell'Inter dei record lì mi entrò nel cuore e da allora, insomma, proprio anche per combattere questa juventinità che c'era nella... E si è visto anche nella Coppa Italia. Sì, hai visto, me la son portata negli anni. Hai preso la tua rivincita. Quindi sì, diciamo che io sono strafelice della carriera che ho fatto e forse non ho neanche tanti rimpianti, ripeto, perché poi alla fine... È giusto così, nel senso che io ho realizzato quello che volevo realizzare, cosa che in tanti invece non riescono, quindi va bene così. Però se per gioco mi chiedi, una squadra, probabilmente ti direi l'Inter e ci sono andato anche un pelino vicino. Davvero? Sì, quando l'anno mio di Valencia, che avevo qualche difficoltà, con Mancini all'Inter, insomma ci fu un attimino a gennaio dei contatti? Sì, perché poteva esserci uno scambio con Van der Meide, poi alla fine non se ne fece nulla, però ripeto, va bene così. Però insomma, ecco, ti voglio chiedere anche questo, perché l'hai detto tu, insomma, hai avuto una carriera, tu pensa quando i bambini iniziano a giocare, arrivare già in Serie A è un qualcosa di importante, pensa a vincere la Coppa Italia con la Lazio e tutto quello che già insomma ci stai raccontando, però ci sono stati anche magari dei momenti
in cui, e prendo anche delle tue dichiarazioni, quando hai detto a volte il calcio può essere ingiusto, no? E magari qui possiamo citare la finale dell'Europeo, che sicuramente è l'esempio e tra poco poi mi racconti anche in quei momenti lì, però magari anche la situazione, tu arrivi nel Grande Parma, poi tornerai anche dopo le esperienze che fai al Chievo Verona, eccetera, in prestito, però anche lì poi succede quello che succede per il discorso del crack della Parmalat, quando tu vai via dalla Lazio cambia il presidente, quindi sono stati dei momenti in cui non per colpa tua ma per dei fattori esterni e magari non ti hanno consentito di fare determinati altri passi. Se tu ti riguardi dici sono stato più fortunato per tutto quello che ho creato, forse un po' di sfortuna nella mia carriera ha inciso per queste dinamiche. Allora, ti dico, sicuramente poteva andarmi meglio, perché hai citato tanti esempi nella mia carriera che sono quelli sliding doors, no? Che faccio? Mi sta per succedere questo, poi ma no, aspetto e cambia tutto lo scenario. Quindi sì, ci sono stati dei momenti, ecco, prima di andare a Valencia è uno di quelli, perché probabilmente la Lazio stava fallendo. Lì non c'era modo di rimanere? No, rimanere no, perché non ci hanno obbligato, però c'era la pendenza col Valencia di Mendieta, quindi diciamo che ci hanno invitato, se andate meglio perché salvate la Lazio. Magari la Lazio, immagino, si sarebbe salvata lo stesso, magari avrei fatto il capitano della Lazio, oppure sarebbe venuto fuori un'altra squadra, perché comunque dopo quell'europeo lì io ho fatto benissimo alla Lazio, quindi diciamo che ipoteticamente sarei potuto andare in un'altra squadra. Quindi ti dico, forse sì, però è più grande il mio pensiero di dire sono uno che ce l'ha fatta rispetto a quanti provano a fare anche magari la metà di quello che ho fatto io, quindi penso di essere stato più fortunato rispetto alla sfortuna che in alcuni momenti ovviamente ho avuto. Bello, bello, un messaggio anche per tanti giovani, no? Che ci possono ascoltare in questo senso. Andiamo ovviamente sull'europeo. Io voglio essere un po' cattivella, voglio sapere... Per forza ci dobbiamo andare. Innanzitutto ti chiedo se l'hai mai rivista quella finale. Sì. Non per intero, perché tanto poi sapevamo tutti come finiva. Però sì, ogni tanto ti capita nei ricordi, c'ho ancora, probabilmente mio padre, anzi sicuramente anche la videocassetta di quella partita. Di quella partita che rimane lì ogni tanto. Esatto. Ma in quel momento lì, quando arriva il gol del momentaneo 1-1, che cosa scatta nella testa di voi calciatori, nel tuo caso? Cioè, qual è il primo pensiero che dici, ti senti tipo morire? Non so come si può spiegare. Sportivamente parlando sì, perché poi è vero che nel calcio non si sa mai, potevamo per carità fare noi il golden goal, potevamo andare ai rigori, però ti dico la verità, siccome il calcio spesso viaggia su un equilibrio sottile anche psicologico, no? Ci sono partite che cambiano repentinamente per un episodio, no? Per un'espulsione piuttosto che per un gol. E noi eravamo tutti abbracciati perché stava per fischiare l'arbitro. Cioè, da quel rinvio di Barthez, se la palla l'avessero respinta di testa, sarebbe finita. E invece il destino ha voluto che andasse in maniera diversa e, ripeto, non so se tutti l'hanno pensato, ma immagino di sì. Dentro di me io ho detto è finita. Già lì? Sì, perché quando sei disperato, e loro erano disperati, che quindi non pensi che la partita tu la possa riprendere, perché poi io dico sempre che abbiamo pagato forse anche la fantastica semifinale, no? Con l'Olanda, dove ci abbiamo messo tutto noi stessi, però chi si ricorda quella partita sa che siamo stati anche un pizzico fortunati, no? Bisogna anche ammettere. E probabilmente quello che
abbiamo avuto lì in semifinale, poi ci è tornato contro nella finale, perché quella partita diciamo che l'avevamo gestita bene, eravamo in controllo, non stavamo soffrendo, che quindi c'era qualcosa che diceva ok, adesso ci fanno gol, eravamo relativamente sereni. Quando quindi prendi gol nell'ultimo secondo possibile, gli altri prendono una carica incredibile, e quindi dentro di me io ho pensato abbiamo perso. Sì, che era forse perso no, ma dico adesso è tosta, perché chiaramente per noi è stata una mazzata incredibile. Ma è vero che poi Candelà è venuto negli spogliatoi quasi dispiaciuto di come poi lui in quel caso aveva vinto, poi c'era forse anche il mondiale, no? Sì, esatto, perché poi lui, vabbè, ormai c'ha il doppio passaporto, quindi sì, era dispiaciuto, dimostrò ovviamente grande umanità, perché chiaramente sportivamente parlando è stato un dramma, quindi è venuto a consolare principalmente i suoi compagni di squadra della Roma, e comunque dai, è stato un bel gesto. Avremmo preferito non vederlo. Però. Forse no. Antonio Conte è un grande allenatore, insomma non c'è bisogno che siamo qui a sottolineare tutto quello che ha fatto. Com'era da giocatore proprio nel relazionarsi anche con voi compagni? Cioè era uno che rompeva le scatole nel senso buono del termine, parlava tanto, com'era? Sì, non come lo fa naturalmente adesso da allenatore, però diciamo che se mi dovevo immaginare qualcuno che poi sarebbe diventato allenatore, sicuramente Antonio sarebbe stato nei primissimi posti, perché era uno che sì, si dava tanto da fare, parlava tanto, era sempre, soprattutto per esempio con me, prodigo di consigli, no? Perché io comunque mi affacciavo alla nazionale da poco, ero entrato qualche mese prima durante l'Europeo, e quindi tipo ne ricordi tipo uno in particolare che magari all'inizio, la prima partita con la Turchia, che per me era la prima, sì. Prima della partita mi si avvicinò perché aveva capito che ero particolarmente emozionato. Poi, come spesso accade, l'Italia non arrivava insomma da favorita, quindi c'erano tante polemiche, avevamo perso le amichevoli proprio precedenti, mi sembra in Norvegia, prima dell'Europeo, quindi c'erano tante critiche. Io comunque che giocavo da titolare in una squadra che insomma, tanto di cappello, non me ne vogliano insomma gli attuali giocatori, però non era semplicissimo ritagliarsi un posto da titolare in quella nazionale. A turno stavano fuori o Del Piero o Totti, insomma, quindi avevo e lui probabilmente questa cosa l'aveva anche percepita. Non soffriva la tensione? Ma probabilmente sì, perché poi... Però non lo faceva vedere. Esatto, probabilmente sì, perché poi ognuno di noi, sì, anche se caratterialmente può essere più forte di un altro, insomma, alcune emozioni, soprattutto quando si indossa la maglia azzurra, insomma, dire che non si provano emozioni. Però era uno di quelli che probabilmente la scaricava in quel modo, no? Con quell'energia che aveva, che poi diventava contagiosa, perché era il suo modo proprio di stare in campo che ti trascinava. Tu arrivi poi tra l'altro in nazionale grazie all'Udinese, dal Parma vai all'Udinese, lì poi sarai allenato anche da Spalletti. Che cosa ti ha dato il mister? Guarda, è l'allenatore che ho avuto di meno, perché l'ho avuto solo per qualche mese, poi ci siamo ovviamente separati, ma il rapporto al tempo passato insieme è quello col quale mi sento tantissimo legato. L'ho visto poi ovviamente al di fuori del calcio, perché non ho avuto più la fortuna di essere allenato da lui, però quando era qui a Roma è successo che ci siamo visti, siamo stati a cena, ed è nato un bellissimo rapporto, perché il Luciano Spalletti di oggi è una persona molto diversa da quello che era allora. Non tanto, lui veniva dall'esonero con la Sampdoria, quindi diciamo che quando arrivò all'Udinese per salvarci non aveva ovviamente lo status che ha oggi, no?
anche se tutti gli abbiamo sempre riconosciuto il fatto che già allora era un allenatore super preparato. Però, sai, quando non arrivano i risultati, l'allenatore fondamentalmente puoi essere bravo quanto vuoi, ma se non fai, sei legato ai risultati. Sì, abbiamo capito, oggi mai progetti esistono ben poco. Vero, appunto. Quindi tante volte non ti aspettano e quindi lui, insomma, siccome non era una situazione facile quando arrivò a Udine, veniva già da un esonero, la situazione stava, diciamo, complicandosi e quindi non era esattamente sereno, però è sempre stato molto, forse questo fa parte dell'essere suo toscano proprio, che è riconoscibile in tanti allenatori toscani. Aveva questa capacità di entrarti dentro anche col suo umorismo, col suo carattere molto, molto diretto, molto schietto, che tu tante volte non sapevi se ridere perché ti faceva ridere e ti immedesimavi sul fatto che lui soffrisse questa situazione perché capiva che magari un'altra retrocessione sarebbe stata pesante. Certo. E si instaurò un rapporto veramente fantastico, a parte che ci salvammo, e poi da lì lui, insomma, come ha meritato, insomma, è diventato un allenatore fantastico. Però ripeto, la cosa che io ricordo di lui in particolar modo è questa capacità di entrarti dentro in maniera forte, perché lui, anzi proprio io credo che lui si alimenti di questa cosa qua quando allena, cioè ha bisogno di entrarti dentro, a volte anche magari con lo scontro. Avete mai litigato, per esempio? No, litigato assolutamente no. Ecco, però lui mi punzecchiava perché sapeva che ero uno di quelli che soprattutto lì a Udine, no, poteva aiutarlo così fare la differenza anche, esatto, no? E quindi siccome anch'io dopo un inizio, insomma, travolgente, perché a inizio anno addirittura dopo 6-7 partite eravamo primi, vincemmo a Torino ed eravamo primi perché eravamo partiti per l'Intertoto, eccetera eccetera. Poi man mano la squadra, ovviamente, i valori sono venuti fuori, ci siamo un po' complicati la vita e alla fine, insomma, abbiamo rischiato anche di retrocedere, quindi insomma lui aveva bisogno che io gli dessi qualcosa in più e quindi, però l'ha sempre fatto in maniera, ripeto, anche divertente, che tante volte ancora oggi, sì, no? che ancora oggi, cioè, ci rido su perché insomma ci sono tante cose che abbiamo fatto insieme. Chiudo questa parentesi, visto che siamo andati un po' all'indietro, avanti e indietro, un po' come una pallina da padel, visto che sì, ormai fa parte del tuo presente. Ancelotti, anche lì tu vivi il primo Ancelotti al Parma. Ecco, lui è cambiato tanto quando lo rivedi nell'Ancelotti di oggi a livello umano, perché poi è ovvio che di esperienza è normale, no? Lì era l'inizio, poi ha fatto tutta la carriera che ha fatto, però era sempre lui quello che magari mangiava non so quante cicche, anche lì le mangiava, cioè è rimasto uguale sotto quell'aspetto lì umano, ecco, sì, di gestione. Sì, immagino di sì. Mi capita spesso di vedere, no, qualche clip di quando parla nello spogliatoio ed è più o meno lo stesso. Più o meno sì, siamo lì. È chiaro che lui ha avuto, secondo me, una grande capacità, quella di poi modificarsi man mano, perché lui nasce sacchiano, lo sappiamo tutti, era fedele al 4-4-2, quindi noi tre quarti, no? Poi ovviamente, soprattutto quando è andato al Milan, credo che lì sia diventato un allenatore incredibile, insomma, e oggi ne vediamo ancora quanto sia incredibile quello che fa, perché riesce ad avere un rapporto con la squadra, con i giocatori incredibile, però la differenza è quella che hai detto te, è come si pone. Non c'è un giocatore, non c'era allora, ma io dubito che ci sia anche oggi, che possa dire
qualcosa contro Ancelotti, no? Anche in quel momento lì che magari non era ancora l'Ancelotti. Sì, esatto, perché aveva quel suo modo di comportare, cioè una delle caratteristiche, se non forse la prima caratteristica che un allenatore deve avere, è la credibilità. E lui è sempre stato credibile, anche quando magari non ti faceva giocare, era difficile, e capita spesso che chi sta fuori, no? Certo. Mugugna, oppure tu avevi la sensazione comunque che lui fosse giusto, o almeno, queste non posso parlare per tutti, ovviamente parlo per me, e quindi sì, non potevi non amarlo. Poi anche con me ci sono stati degli aneddoti tipo, che ti fanno... Raccontacene uno poi. Ma io ad esempio ricordo sempre, volentieri, questa la racconto spesso anche agli amici, io a un certo momento dopo una partita ho un ginocchio gonfio, inspiegabilmente, perché non ricordavo nulla di traumatico. Ovviamente ginocchio gonfio, vengo siringato, mi tirano via il liquido, c'era del sangue, quindi si presumeva qualche rottura. Insomma, faccio la prima risonanza, crociato rotto. Che voleva dire stagione sì, andata. no, poi parliamo del 98, quindi insomma, oggi ancora è peggio, complicato, chiaro. però insomma, il 98. Quindi io comincio a piangere, nel senso, ma soprattutto perché io non avevo dolore, cioè non riuscivo a capire, le prove erano tutte negative, però la risonanza continuava a evidenziare. In un primo tempo si pensa che la risonanza fatta col ginocchio non completamente sgonfio potesse dare un risultato fuorviante, quindi rifaccio dopo una settimana la risonanza, ginocchio vuoto, cioè sgonfio, e mi dicono forse è lesionato. Al che, quando ti dicono così, ci sono due strade: o ti operi o comunque fai una terapia conservativa, perché magari lo sfilacciamento non è tale da... E riesci comunque a rientrare. Però, sai, non è facile. Dici, che faccio? A proposito di perché nel scelte. senso non è che vedo esattamente come sfilacciato. Sì, esatto. Però ero forte del fatto che il gioco che mi facevano i dottori, insomma, non davano senso negativo. Insomma, mi ritrovo sul lettino del massaggiatore, entra lui e mi fa: beh, che c'hai? Gli faccio: mister, che c'ho? Così, mi hanno detto che forse è sfilacciato. Fa: e beh? E si tira giù i pantaloni della tuta. E ovviamente, diciamo, adesso non me ne voglia, c'ha delle ginocchia, ovviamente. Lui ha subito 4-5 infortuni gravi. Belle, ecco, insomma. Esatto, e ancora prima di me, allora. E quindi diciamo che aveva cicatrici ovunque. Dice: guarda, io sto ancora in piedi. E io gli faccio: sì, mister, lo so, però insomma, io che faccio? Mi opero. Ma vieni in campo, tanto se è rotto, cioè te lo finisci di rompere, così, ma non... in modo tranquillo. Sì, cioè, esatto, cioè nel dal senso, grande dice, te problema lo sto dicendo uno che si è operato okay. 5 volte, quindi tanto non ci puoi fare niente. Io non è che sono andato in campo, che bello, però ha avuto un modo tale di parlarmi, cioè come se fosse mio padre, capito? Come dice, te lo dice uno: fidati, vieni, provi e vediamo come va. Aveva ragione. Aveva ragione, perché io poi tra l'altro non mi si è neanche mai più gonfiato un ginocchio, quindi non so neanche cosa, magari ce l'ho lesionato, non lo so. Però ecco, questo era Carlo Ancelotti e penso che sia ancora così. E quindi questa forse è la cosa poi più di tutte che porta gli allenatori che abbiamo citato, anche Spalletti, cioè il filo conduttore tra tutti loro, anche Mancini in questo, l'empatia. È la chiave. Cioè, a parer mio, sono cose che vengono ancora prima della preparazione della della tattica, partita. della tecnica, eccetera, eccetera. Perché lì diciamo che sì, per carità, se sei preparato, se è un di più, però quando tu hai i giocatori dalla tua parte, quando tu sei credibile, sei già all'80%. Poi se alleni i campioni come fa lui, diciamo che è un pochettino più facile. Stefano Fiore, per chiudere questa bellissima chiacchierata, dove ti vedi nel 2035? Non lo so. Io ho sempre detto che mi piacerebbe fare qualcosa, più che altro mettere a disposizione quello
per cui insomma ho dedicato una vita, no? che è il calcio. Ho maturato tante conoscenze, tante esperienze e mi piacerebbe in un modo o in un altro. Forse, ecco, se devo esprimere un desiderio, comunque un'ambizione, non mi sento tagliato per fare propriamente l'allenatore di campo, perché non penso di avere quelle caratteristiche, però a livello dirigenziale quello sì. Mi piacerebbe, direttore sportivo su tutti, ma comunque ecco, la scrivania intesa non come stare seduto, ma come avere un occhio che controlla, esatto, che monitora, ma che chiaramente sì, sa tanto. E quindi magari non nel 2035, magari prima. Il 2035 magari la però, top squadra, esatto, la squadra che lotterà per lo scudetto, per la Champions League. Brava, magari sì, quello sì, dai, sogniamo. Bello, allora noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Grazie. Grazie ovviamente per essere stato protagonista qui a Storie di Serie A e un bocca al lupo per il futuro. Crepi. Storie di Serie A torna come sempre la prossima settimana.